C'è chi crede ancora nelle favole e le cerca nei supermercati. Io le favole provo a farmele a casa. Oggi prepariamo i flauti al cioccolato. Iniziamo subito con questa ricetta semplicissima. Andremo a fare uno starter del lievito di birra con del latte a temperatura ambiente e un cucchiaino di zucchero di canna. Io uso il moscovado. Facciamo sciogliere bene il lievito e lo zucchero e lasciamo riposare questo impasto per circa 30 minuti. Inseriamo le nostre due farine e lo zucchero semolato in planetaria e iniziamo a miscelare questi componenti a bassa velocità. Aggiungiamo il preimpasto ormai pronto e sempre a bassa velocità iniziamo ad impastare. Giusto qualche minuto e possiamo inserire l'acqua a filo in 2-3 volte. Mettiamo anche un pizzico di sale e lasciamo lavorare la planetaria qualche minuto. Infine aggiungiamo l'olio di semi. Lo mettiamo un po' alla volta aspettando che l'impasto lo assorba bene. Lasciamo lavorare ancora qualche minuto la planetaria fino ad ottenere una bella massa compatta. Lo stacchiamo dalla ciotola e andremo a fare qualche piega sul banco. Mi raccomando senza esagerare perché questo, a differenza degli altri impasti classici per pizza e focaccia, risulta un po' più asciutto e rigido per via del latte ovviamente. Lo riponiamo in un contenitore e lo copriamo con pellicola. Gli faremo fare un riposo di almeno 2 ore. Io lo metterò in forno spento con luce accesa. Trascorse le 2 ore noteremo che l'impasto è quasi triplicato in volume. Ci spostiamo ora sul piano da lavoro e con l'aiuto delle mani e di un mattarello andremo a stenderlo. Bisogna ricavare un rettangolo, deve risultare il più regolare possibile. Aiutatevi anche un po' con le mani, lo tirate un po' dai bordi, mi raccomando sempre non esagerate perché potrebbe rompersi. Andiamo a stirarlo ancora un po' per ottenere più o meno un rettangolo 50x40. Ora con l'aiuto di un tarocco lo andremo a suddividere in 8 parti. A dire la verità potete farne uscire anche 16. Io ho preferito farli XL, scegliete voi. Se avete dei bambini però vi consiglio di farli più piccoli perché saranno delle bombette di zucchero. Prendiamo pezzo per pezzo e andiamo a stirarlo ancora un po'. L'impasto che utilizziamo non dovrà essere troppo spesso, perché tenete presente che dovrà ancora lievitare. Mettiamo una bella dose generosa di Nutella e andiamo a sigillare benissimo il fagottino. Con le dita schiacciate bene tutti e 3 i lati, mi raccomando. Tagliamo a strisce la parte restante di impasto e lo avvolgiamo al fagottino appena creato. Passiamo sopra e finiamo il giro sotto. L'eccedenza la tagliamo via. Ed ecco qua, il nostro primo flauto è pronto. Guardiamo ancora una volta tutti i passaggi. È veramente facile, ve lo assicuro. Ovviamente se avete dell'eccedenza di impasto non buttatelo via. Stendetelo di nuovo e ricaverete altri o panini farciti o semplicemente altri flauti.
Una volta terminato anche l'ultimo, disponete i vostri flauti su una teglia. La ricopriamo con carta forno e andremo a spennellare flauto per flauto con del latte. Li copriamo con pellicola e adesso dipenderà da voi. Più lievitano e meglio è. Io consiglio dalle 2 alle 4 ore, ovviamente in base ai vostri tempi. Io le ho tenute all'incirca 3 ore. Guardate che belli dopo la lievitazione. Viene già voglia di mangiarli così. E adesso in forno preriscaldato a 170 gradi, modalità ventilata per 15-18 minuti. E adesso guardate che meraviglia, altro che quelli imbustati. Che ne dite? Vale la pena provarli? Se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime ricette. Anzi no, ciao!